Tutti noi con l'arrivo del mese di settembre ritorniamo alla massima produttività. Chi ritorna a lavoro, chi ritorna a scuola e anche chi ritorna a distruggere il pulsante dei mi piace. Per questo oggi voglio fare un video dove vi condivido 5 trucchi per tornare a fare quello che dovete fare più intelligentemente piuttosto che più duramente. E l'obiettivo di questi 5 trucchi è poter studiare, apprendere e produrre con più qualità e più velocità, in modo tale da poter risparmiare il vostro tempo che poi potete dedicare a ciò che più vi piace. Ora però, prima di iniziare con questi 5 trucchi, vi lascio la sigla. Oh, eccoci qui. Per chi non mi conoscesse ancora, piacere Riccardo, e se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al mio canale perché potrebbe aiutarmi veramente tanto a raggiungere moltissime altre persone con i miei video di crescita personale. Detto questo però basta parlare, iniziamo con i 5 trucchi. Il primo, la scomposizione usando il principio di Pareto. Per chi non conoscesse questo principio, esso dice che l'80% degli effetti o l'80% dei risultati arriva dal 20% delle cause. Tradotto in parole povere, il 20% di ciò che noi facciamo oggi porterà all'80% dei risultati che avverranno domani. La prima cosa che devi andare a fare è scomporre quel compito, scomporre quella cosa che devi fare, in modo tale da poter prima di tutto andare ad analizzare la cosa che stai per andare a fare, e nella tua analisi devi cercare di andare a trovare quel 20% che poi ti porterà all'80% dei risultati. Cioè devi cercare di trovare con intelligenza le cose più importanti e quindi le cose che devono essere completate o studiate immediatamente, in modo tale che facendo soltanto quel piccolo segmento di cose che dovresti fare o dovresti studiare riesci ad ottenere altissimi risultati. In poche parole, primariamente concentrati sulle cose fondamentali per poter risparmiare del tuo tempo. Secondo, scusami Fede, questa cosa sta diventando problematica. Secondo trucco, la tecnica del pomodoro. Questa consiste nell'alternare due periodi. Un periodo nel quale si è focalizzati e si è concentrati tantissimo nello studio e un periodo in cui si riposa e si lascia inconsciamente fare del lavoro passivo al proprio cervello. La cosa più comune qui è prendersi degli slot da 25 minuti in cui si studia e ci si focalizza soltanto nello studio o nel compito che dobbiamo fare, rimuovendo tutte le altre distrazioni. Poi, finiti quei 25 minuti, ci si prende 5 o 10 minuti in cui si riposa. In quei 10 minuti bisogna fare in modo che il nostro cervello si riposi e quindi non dobbiamo cercare di fargli fare altri compiti o comunque dobbiamo cercare di farlo rimanere tranquillo. L'ideale sarebbe riuscire a fare dei brevi sonni o pisolini, come li chiamo io, nei quali alcuni scienziati affermano che inconsciamente il nostro cervello crei delle connessioni profonde con quello che abbiamo appena studiato. Voi, per praticità, al posto che dormire, non tutti riescono a fare pisolini alternati da 10 minuti, potete, che ne so, uscire, respirare un po' di aria fresca e farvi una breve camminata o sdraiarvi sul divano e ascoltare un po' di musica. Insomma, sta a voi, dovete cercare comunque di far fare una cosa leggera al vostro cervello, non di sicuro rimettervi davanti a un computer o a un cellulare sforzando tantissimo la vista e sforzando anche il vostro cervello ad assorbire i dati che state vedendo dal cellulare. Terzo trucco, imparare facendo. Questa è in assoluto la tecnica migliore che esista e l'ho testata io di prima persona. Vi faccio un esempio molto semplice. Voi dovete imparare una lingua e vi mettete a studiarla dal libro. Per carità, la si può imparare, moltissime persone soltanto leggendola e studiandola dal libro sono riuscite ad ottenere i migliori risultati. Però se volete risparmiare il vostro tempo è molto più semplice prendere un aereo, passare 2 settimane, che ne so, in Inghilterra e imparare l'inglese. Io l'ho provato di prima persona perché dopo le superiori ho passato un anno in Australia e lì sono riuscito ad imparare immediatamente l'inglese, cosa che non avevo fatto e non avevo ottenuto bellissimi risultati quando studiavo inglese precedentemente. La stessa cosa vale per moltissime altre attività. Non si può imparare come ottimizzare il marketing della propria azienda semplicemente leggendo libri e facendo videocorsi. Bisogna cercare di
attuare quelle strategie che ci vengono insegnate, perché così potremo raccogliere i primi risultati, che siano sia fisicamente che mentalmente, se per ipotesi stiamo imparando uno sport, per poi lasciarli analizzare dal nostro corpo e dal nostro cervello e ripartire e riprovare in modo tale che noi riusciamo a fare esperienza man mano che proviamo, sperimentiamo e facciamo quel certo compito. Il quarto trucco è un qualcosa di un po' diverso, è un qualcosa di molto più motivazionale che ci spinge a fare quello che dobbiamo fare. È semplicemente essere persistenti in ciò che si vuole raggiungere, perché quando stiamo iniziando un qualcosa di nuovo, che sia una materia scolastica, che sia un compito lavorativo, che sia uno sport o un'abilità da apprendere, quando lo stiamo per iniziare abbiamo questo picco di entusiasmo che è dato dalla novità. Dopo un po' di pratica di questa cosa, il nostro entusiasmo cala sempre di più, perché o non riusciamo, o ci rende noioso, o non ci dà alcun risultato. È proprio questo momento, il momento in cui dobbiamo essere persistenti e continuare e stringere i denti, perché superato questo ostacolo del calo d'entusiasmo, se noi riusciamo ad essere persistenti, il nostro entusiasmo man mano che facciamo, studiamo o completiamo tornerà a rialzarsi, e questa cosa la riusciremo a superare soltanto se saremmo persistenti. Quindi il quarto trucco e quarto suggerimento nello studio, nei compiti lavorativi o in qualunque cosa vogliate completare è continuare ad essere persistenti per poter superare questo primo gradino che è il calo d'entusiasmo. Quinto trucco, dormi. Sì, potrà suonare strano, ma se vogliamo completare il nostro studio e il nostro apprendimento più velocemente, dobbiamo aver dormito abbastanza, perché nella fase del sonno, come dicevo prima, la nostra mente, che è uno strumento fantastico, crea delle connessioni profonde con tutto ciò che abbiamo appena studiato, ed oltretutto, oltre che per lo studio, se siete dei lavoratori, crearsi una buona abitudine del sonno è la cosa migliore per poter essere produttivi. L'ideale sarebbe sapere un orario nel quale si va a letto, non avere nessuna sveglia e svegliarsi naturalmente più o meno sempre alla stessa ora il giorno dopo. Abitudine che io sto cercando di creare, ma che non è per nulla facile. Però se si riesce ad ottenere questa abitudine, ci si sveglia molto più attivi e pronti ad affrontare un nuovo giorno. Detto questo, spero che almeno uno di questi 5 trucchi possa esservi utile per il vostro lavoro e per il vostro studio. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un mi piace perché questo potrebbe aiutarmi enormemente. Poi, se non volete perdervi nessun altro video, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!